Direi perfetto. Nulla di fatto. E che cacchio! Nulla di fatto. E schivo tutto! 4 di queste unità. Allora, siamo pronti a iniziare la partita. Per chi non avesse visto l'ultimo video di Daniele in cui faceva l'unboxing di SPQR, si tratta di un gioco di schermaglia con pochi soldati a movimento libero dell'epoca romana. Tipologie diverse di eserciti romani a seconda del periodo storico, giusto? I nemici che essi hanno affrontato, come potete vedere in questa partita. Questa banda di romani è guidata da un centurione. Abbiamo una unità di legionari romani equipaggiata con cotte di maglia, scudi grandi, spade e pila, e un modello porta anche un corno. Abbiamo la seconda unità di legionari romani equipaggiata allo stessa maniera dell'unità di prima, differenza sono in 6 e al posto del corno c'è uno stendardo. Una piccola unità di 2 legionari equipaggiati anche loro come i loro compagni. L'unica differenza è che non hanno epilum, ma hanno 2 fionde. Allora ragazzi, qui c'è lo schieramento dei miei galli. Abbiamo 2 unità uguali, identiche, con scudi, elmi e spade, e sono da 9 guerrieri l'una. 3 cavalieri con lance, scudi e elmi, e di fianco il generale pronto a condurli. Dietro, che sormontano la collina, abbiamo i miei arcieri e qualche lanciere, giusto per compensare i modelli mancanti. Direi di iniziare quindi col tiro di iniziativa questo round. Beh, Mattia vince lo spareggio e decide. Faccio andare prima Daniele con i suoi romani. Lo scopo di questa partita ovviamente è combattere fino all'ultimo uomo. Si seleziona durante la propria fase una unità alla volta e le si fanno eseguire 2 azioni. Eseguirò una prima azione di movimento con questa unità, farò eseguire una seconda azione di movimento all'unità. Infamissimo. E va. Il centurione vi segue a nastro e si aggrega all'unità. Il bersaglio di questi 2 fomboleri legionari è quella unità di galli. Ok. Appunto di ottenere un 6 per avere successo su ogni dado. Nel nostro caso questi vogliono attaccare e hanno +1 al test. Io tirerò 2 dadi, 2 più 1 3, 3 più 1 4. Per avere successo devo fare 6. Nessuno dei 2 attacchi va a segno. Mi manca da selezionare l'ultima unità, che saranno questi 6 legionari che si muovono coraggiosamente verso il centro del campo di battaglia. Muovo con questa unità. Il generale va qui e si aggrega all'unità. Perfetto. E loro non arrivano una segna. Ah, vedi? Tira tutta l'unità. Tirare su quell'unità di romani. Però è meglio che mi muovo, così metto un po' di linea di vista in giro. Allora, facciamo così. E l'unità si è mossa, la distanza c'era già prima. Tiro. Quindi, vedendo un po' la situazione dei modelli, loro riescono a vedere più del 50% dei propri avversari. Tiro senza copertura. 9 dadi per i miei arcieri. 3. I romani hanno +3 in armatura, quindi tendenzialmente 2 morti. Perfetto. Grazie però agli scudi grandi che hanno in dotazione di legionari romani, posso ripetere tutti i tiri armatura falliti. 7, quindi sono 3 successi. Direi perfetto. Nulla di fatto. E che cacchio. Va bene, questa era la mia ultima azione del turno. Quindi Dani, si tira l'iniziativa? 1. Beh, tu sei... dai, come prima. Vai tu. Questi 2 simpaticoni tirano i loro sassolini contro questi. Perfetto. 2 più 1 3, 3 più 1 4, niente. Niente da fare. Che si muoveranno in questo modo.
Ma sei un infame. Prepara il loro muro di scudi. Ma a me sembra codardia, però va bene. Strategia romana. Bah! La mia fase è finita, adesso inizia la fase di Mattia. Vadano i galli. Ok, allora i miei arcieri che si sono mossi in questa posizione provano a tirare su quei romani. Linea di vista c'è tutta. Sono 9 frecce, una sola segno. O più. 2. Ripetibile grazie allo scudo. 3 più 3, 6. Guarda, lo scudo ti sta salvando la vita. Allora, provo a caricare. Adesso che è in gittata di carica, i galli possono lanciarsi contro i romani. Allora, 6 pollici. Io porto in combattimento questa unità di galli, compresa il generale, con il mio movimento di carica. Dani doveva lanciarmi preventivamente Pila, che tirerà adesso. Colpirò al 6 secco. A 5-6 per salvarmi con l'armatura. Perfetto, doppio 5. Combattono solo i modelli a contatto di base. Ok, sono 3 più 3, quindi sono 6 totali. Esatto, perché il mio centurione romano Sì. lancia una sfida al tuo eroe gallo. Ah, l'infame, il manigoldo. Dov'è? Indicamelo lo stronzo. No, io sono un barbaro, è la mia indole accettare Ok. le sfide. E i due combatteranno fra di loro senza essere disturbati. 3 attacchi del generale sul centurione, credo vadano tutti e 3. Sì, perché è più 2. Ok, e 3 dei normali sui tuoi romani. 0. 2, 3 attacchi. Sì. 1, 2 a segno. E il centurione un attacco a segno. Il mio generale romano. Se ne fallisce tutte e 3. Fallisco tutte e Per tre. favore, puoi ripetere questo tiro anche adesso per Sì, gli adesso scudi? vediamo fin dove si spinge il Lo kama. scudo. No, Attenzione. Attenzione, riesco a pararli tutti e tre. E niente, no, gli scudi ti salvano sempre. Generale al 3, però Superato. sulla mia truppa che va a morire un modello. Esatto, perché non puoi usare lo scudo. Caricherò anche con i miei cavalieri. Pilami se devi, perché io ti sto per caricare. Quindi un colpo va a segno. Non difendo, una difendi. ferita. Il pila ti toglie lo scudo e tutti i bonus alla carica. Qui Ne vanno ben 2. Un fallimento ovviamente, che adesso guarda lo scudo, guarda lo scudo. Ma guarda te che roba. almeno uno. Tira la tua secco. Secco muoiono quanti? Opla. Beh, quello si salva. Muore, perché è stato già ferito. E uno dei due ci lascia. L'unità ha perso il 50% dei modelli e si ritrova a fare un test su Wheel of Fight. Più 2 al 4. 5. Superato. Supero e quindi il resto lì senza scappare. Finisce il mio turno. In fase di iniziativa, quindi tu Dani fai un... Chi l'avrebbe Io detto? tiro il 6. No! Però vinco io. Caricarti con questa unità qui. C'è il nostro combattimento, io ho caricato da dietro gli infami romani e attacco semplicemente l'unità di Daniele che è lì a panino. Lanciati per il semplice motivo che sono finiti. Perfetto, meno E male. sono già ingaggiato in corpo a corpo. Prego. 3 falli. Questi li ripeto per lo scudo. Un altro fallimento. Un romano finalmente muore. Meno male. 5, 6 romani che possono combattere. 2 colpi a segno. Ok, vado a difendere, I galli hanno più 1 all'armatura. quindi non difendo niente. 20 miei, quindi ripeti tutto. E Sono niente, due morti. porca miseria questi romani. E moriamo 2 galli, dai. Ti attacco col cavaliere. Faccio un 5. Perfetto. L'unità ingaggiata attacca. Così, qua, così. Sfido
rinuncio ai miei attacchi per farne uno solo, che se colpisce il centurione rischia di buttarlo a terra e di fargli 3 danni in un colpo solo. Esatto. Confermo. E allora niente da fare. Assegno. Difendo al 2, sì, scudo, gronde, doppio 1, una ferita per il mio generale. A questo punto attacco con gli altri 4. Superato. E rispondo con gli altri Ah, è vero, tocca a te, legionari. io ero già pronto ad attaccare, vai. Quindi sono, sì, 3 legionari. Colpisco con 1. Sì, difendo 4, scudo, non posso perché sono invasato in corpo a corpo, quindi muore. Non può usare lo scudo perché i pira rompono i coglioni. E io muoio. I miei arcieri stanno qua a fare bubole. Quindi inizia la mia fase. Allora, attivo per primo questa unità di legionari. Dunque, A me il cavaliere, seconda meal action. giustamente. Questo carica qua. Questo si prova a caricare qua. 5 legionari perché questo qui non combatte, non è contatto di base. 3 attacchi a segno. Al 5. Questa unità ha ancora gli scudi. Quindi 2, ne muore uno solo. Non uso questa unità. Perfetto. E va a morire. Solo 2 modelli vanno sull'unità che ha caricato. Ne va 1. 6. Difende. Perfetto. Cinturone fa i suoi 3 attacchi. Ne difendo 2. Ne difendo 2, quindi ne prendo un altro. Tu rispondi, poi Sono 2 a segno. Un fallimento che ritiri. e E un successo, gli scudi salvano il mondo. A posto. 3 legionari, difendo. Un morto. 4 galli. al 4 più sono 2. Sono 3 a segno. segno, tua, Ne vanno 1. ne furo. Ed è un successo. Quindi 2 Sì. attacchi. 1. Giusto? Esatto. Tia risponde con il suo eroe, con un'unità che lo accompagna e con un'unità di 3 attacchi. ne mette il segno 1. Ne metto a segno uno solo. Che difendi. Poi sono. Ero pronto a lanciare i dadi. Vai. Tu li fai tu. Dai. Doppio 6 per lo scudo. Vai. E niente, i romani sono un muro di scudi inamovibile. Ok. Ne hai mezzati 2. Mi faccio un test di morale su questa unità che equivale a tirare il dado 4 più 2 più il mio morale, che è più 2 se non ricordo male, quindi fai 6. e quindi vuol dire che facendo 6 l'ho superato. Se non avessi fatto 6, fallimento e morti di soldati di conseguenza. Ci arrivi? Sì. Benissimo. Ok. Frombolami. Poi tiri al 5 più Sì. 1. 1. Mattia risponde con un'armatura 6 secco. Niente. Muore l'arciere. Oddio, muore Mr. Mancia. Ah. Il terzo turno finisce. Abbiamo portato a termine 3 turni, una battaglia di logoramenti tra Galli e Romani senza fine, come si è visto nei secoli della storia passata. Questa era una partita demo, spero vi sia piaciuta, avete visto un po' le meccaniche del gioco in generale, come si muovono, come agiscono i modelli sul campo di battaglia giocando a SPQR. Ringraziamo Daniele per essere venuto da noi. Ciao ragazzi. E ci vediamo qui su un prossimo video con SPQR su Wargames per Passione.